Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, calciomercato per la nostra Serie A. Andiamo a vedere cosa bolle in pentola, o meglio, le indiscrezioni di mercato, i rumors che sono usciti nelle ultime 24 ore, li commentiamo insieme, così diamo uno sguardo alle antagoniste del Napoli, chi si sta rinforzando, chi perde qualche pezzo, se nelle squadre che sono salite in Serie A e nella zona medio-bassa della classifica ci sono colpi di scena e li commentiamo insieme ragazzi. Prima di cominciare, come sempre, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e non perdete il flow di questo calciomercato fino a inizio campionato prossimo e andiamo a vedere cosa è successo. Partiamo dal Torino. Il Torino blinda Buongiorno. Andrea Buongiorno ha scalato le vette del calcio italiano arrivando sino alla nazionale. Per questo il Torino non vuole farselo scappare e Cairo è pronto a blindarlo. Pronto un contratto fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio. Prassi normale, prassi regolare per quanto riguarda questo tipo di calciatori, prospettive rose per Andrea Buongiorno e per la nostra nazionale. Ha fatto una grandissima partita contro l'Olanda, tra i migliori in campo insieme a Frattesi e Di Marco. Quindi scelta obbligata quella di Cairo di rinnovare ed adeguare l'ingaggio di Andrea Buongiorno, perché altrimenti rischieresti di perdere pecunia, di perdere soldi nel caso di una vendita e portarlo sotto sotto con la scadenza del contratto. Quindi ottima mossa del Torino. Il Milan valuta Reinders. Allora, Reinders è un centrocampista della Z. Non voglio dire che lo conosco, però vivendo in Olanda, vuoi o non vuoi, pur non guardando tanto calcio di Eredivisie, vuoi o non vuoi, eh, ti passano comunque sotto gli occhi i calciatori delle tre squadre che si giocano comunque ogni anno il titolo. Parliamo di AZ, parliamo di Ajax e parliamo di Feyenoord. Non c'è nessuna offerta ufficiale da parte del Milan, è solo un'indiscrezione perché il Milan sta cercando un rimpiazzo a Bennaser che sappiamo è infortunato, però se devo dire la mia, Reinders della Z non mi entusiasma tantissimo. Ha qualche caratteristica che può avvicinarsi a Bennaser a livello di incontrismo, però a livello di corsa e tenuta atletica, però non è Bennaser in primis e secondo forse nel calcio italiano potrebbe soffrire un tantino. Alzo le mani e vediamo cosa succede in casa Milan con questo calciatore. La Juventus offerto Zaccaria alla Lazio per Milinkovic Savic. Allora sappiamo che la Juve sta cercando di prendere Savic, lo Tito ha fissato il prezzo a 40 milioni, la Juve vorrebbe mettere Zaccaria sul piatto più qualcosina cash per poter portare Milinkovic Savic a Torino. Ci riuscirà? Non lo sappiamo perché al momento non c'è niente di certo, almeno ad oggi non c'è stata nessuna offerta ufficiale da parte sia di Juventus che anche di Inter, abbiamo sentito pochi minuti fa, per Milinkovic Savic. Vedremo cosa succederà. Lecce, Baroni lascia la panchina del Lecce. Mi dispiace perché il Lecce ha già perso Colombo e Falcone per i controriscatti che erano da contratto. Sampdoria e Milan hanno controriscattato i calciatori, quindi li perdi. E il Lecce deve fare attenzione perché la concorrenza per restare in Serie A quest'anno è ancora più ferrea, visto il Cagliari, visto il Genoa che è salito, il Frosinone, la Salernitana che ormai credo sia una squadra che possa tranquillamente restare in Serie A, quindi bisogna vedere cosa succederà in casa Lecce. Andiamo avanti, Leeds, Torino, Torino. Allora, è Besao il possibile sostituto di Skurs, il difensore olandese. Ora abbiamo visto che sul mercato si è parlato anche di Napoli per sostituire Kim. Io spero che il Napoli rimpiazzi Kim con un calciatore di un livello diverso. Non che non mi piaccia Skurs, però non posso fare l'ennesima scommessa se devo almeno provare a tenere l'asticella alta. Detto questo, vedremo cosa succederà.
e Besao dell'Udinese il sostituto che il Torino vorrebbe nel caso Partescurs. Vedremo come andrà avanti e se andrà avanti questa trattativa. Ostigard, la gente di Ostigard vuole restare a Napoli. Ostigard deve restare a Napoli e cogliere tutte le occasioni che ci possono essere. A questo livello per un giocatore è la massima aspirazione, ha commentato la gente del calciatore, eccetera eccetera. Abbiamo parlato con ADL, l'idea era di aspettare il nuovo allenatore, ma vogliamo continuare con il Napoli perché Ostigard sta molto bene. Ostigard, rimane a Napoli perché servi come il pane, soprattutto adesso che andrà via Kim e vedremo chi arriverà come sostituto. Empoli, Vicario, richieste dall'estero, c'è una big italiana. Fabrizio Corsi ha parlato del futuro di Guglielmo Vicario, uno dei pezzi pregiati del suo Empoli. Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda un paio dall'estero e con una c'è un discorso piuttosto avviato. Le sue parole a Lady Radio. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me, e mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all'estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l'amicizia da vari mesi. Questo club mi ha manifestato il suo interesse. Chi è il club? Se parte un anno all'Inter, Vicario va all'Inter. Lo dico adesso. Secondo me, perché qua parlano se c'è una squadra che potrebbe far partire il suo portiere e sarebbe Vicario il sostituto, quindi mi viene in mente le voci che stanno girando su Onana. La UEFA, Verratti non ci interessa, non ci interessa, eccone un'altra. Zaniolo ritornerà in Serie A. Il giocatore del Galatasaray ha parlato a TVplay calciomercato.it del suo possibile ritorno nel campionato italiano. Sto bene in Turchia, vediamo quello che succede nel mercato, non si può mai dire cosa succederà, ma sto bene lì. Zaniolo ha avuto parole al miele anche per il CT della nazionale italiana Roberto Mancini. Come dicevo l'altra volta a Rai Sport, o sempre alla Rai, prima della partita contro la Spagna, a Mancini io devo tutto perché mi ha chiamato molto prima del calcio professionistico. Devo ringraziarlo, ma non sappiamo se Zaniolo torni o non torni. Notizia dall'altro ieri, c'è la Fiorentina alla finestra, ma vedremo se Zaniolo ritorni o resta in Turchia almeno un altro anno. Vediamo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Benitez, Brozovic. Allora, Brozovic all'Al Nasr che potrebbe alzare l'offerta a 18 milioni. Marcelo Brozovic è sempre più vicino a lasciare l'Inter. L'Al Nasr ha fatto infatti offerta verbale per il centrocampista a 18 milioni di euro, proponendo al calciatore un ricco contratto triennale. Al momento i nerazzurri però avrebbero respinto nuovamente l'assalto, puntando ad arrivare a quota 25 milioni. Ma l'Al Nassr non è l'unico club interessato a Brozovic. Il mercato piace, il mediano, non il mercato. Il mediano piace infatti anche al Barcellona, pronto a mettere sul piatto gli stessi 18 milioni del club saudita. Beh, se è vero che il Barcellona mette sul piatto gli stessi soldi, che vai a fare in Arabia? Te ne vai sicuramente al Barcellona. Poi bisogna vedere l'Inter come lo rimpiazza, perché Brozovic rimane un tassello importante. Verona, niente. Vabbè, il rinnovo di Luis Alberto alla Lazio. Kanté in Arabia. Napoli, ancora Napoli. Disgelo Giuntoli. De Laurentiis si tratta per l'uscita. Sappiamo che Giuntoli andrà alla Juventus al 99,9%. Non c'era la presentazione ufficiale di Garcia, non è stato chiamato in causa per il mercato che il Napoli sta facendo e farà, quindi tutto porta Giuntoli alla Juventus. Ed ecco un rilancio stamattina, l'abbiamo appena detto, il Barcellona offre 20 milioni per Brozovic, rilancio non sono più 18, sono 20, quindi ritorniamo al fatto che Brozovic resterà secondo me in Europa invece di andarsene in Arabia Saudita a contare i granelli di sabbia. Vedremo, perché Brozovic per l'Inter e per il calcio di Inzaghi resta una pedina fondamentale, e l'abbiamo visto quest'anno come negli anni scorsi. Manca Brozovic e il centrocampo fa fatica a trovare la quadra, fa fatica a trovare i tempi di gioco che Brozovic ti detta, perché
sono quei calciatori che anche se dovessero segnare poco, poco incisivi anche a livello di assist, non sto parlando di Brozovic proprio nel dettaglio, parlo di questi calciatori che comunque dettano i tempi di gioco e sono fondamentali, anche se nei numeri poi non sono così decisivi, ma lo sono per tutta la partita, dettando appunto i tempi di gioco ed essendo fondamentali. Vedremo l'Inter poi con chi avrà in mente per poterlo sostituire nel caso parta. Quindi questo era il mercato e le indiscrezioni, diciamo, per la nostra Serie A delle ultime 24 ore. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video e attivate la campanella così restate aggiornati. Ciao!